Ciao a tutti e benvenuti nel primo, ma non sarà di certo l'ultimo, episodio delle Ventose Show, il nostro nuovo format dove andiamo a intervistare la gente che crea o comunque che rientra nel mondo del GDR. Quindi questa sera appunto con noi abbiamo degli ospiti che abbiamo già avuto in passato ai nostri tavoli. Abbiamo con noi gli amici di Runaway. Benvenuti. Penso che la primissima domanda che possiamo fare è quella di presentarvi e, per chi appunto è la prima volta che vi vede, sapere chi siete. Io sono Chiara e mi sono occupata della scrittura di Runaway e sono game designer assieme ovviamente a Francesco e Fiore, che non è presente oggi, e quindi siamo noi tre coautorialità. Mi sono anche occupata ovviamente della parte video e di marketing, ma quello poi è un discorso a parte. Io sono Francesco, sono coautorialità come ha anticipato Chiara, e oltre a questo sono art director e lead artist di tutto quello che appartiene, diciamo, alle illustrazioni e agli asset visivi di Runaway. Bene, io inizierei dall'inizio, quindi un po' come è nata e quando è nata l'idea di Runaway, ma soprattutto se all'inizio si chiamava Runaway o aveva magari un altro nome nascosto. Il gioco intanto è iniziato senza il nome Runaway, è arrivato soltanto dopo. Ha anche una storia interessante il nome, ma ci arriveremo dopo. In pratica è iniziato tutto quanto da delle concept art. Ho iniziato a disegnare perché volevo fare un progetto mio senza pretese di alcun tipo, volevo semplicemente fare qualcosa, e quindi ho iniziato a pensare a questo world building che avevo in mente ormai da qualche anno, e tutto questo è iniziato 3 anni fa circa. Dopo aver fatto un po' di art ho scritto a Chiara: senti, ma stavo pensando di fare un gioco di ruolo. Così, un passion project. Era partito senza alcuna idea di diventare grosso come è diventato adesso. Ciao gatto. E... Che macchiette bellissime! tutto questo solo per messaggio, proprio la primissima conversazione sul gioco che abbiamo avuto. Mi butta lì e dice: ma stai che stavo pensando da un po' di fare un gioco con le rune. Infatti poi poco dopo abbiamo iniziato a progettare la cosa, abbiamo iniziato a fissare delle call di lavoro praticamente, e io ho iniziato a implementare effettivamente nel linguaggio del world building l'elemento delle rune. Sì, io mi sono innamorata subito delle art di Francesco, ho detto cavolo, spaccano, ti prego facciamoci qualcosa che tendenzialmente non volevamo essere D&D perché non si prestava allo stile fresco di illustrazione, quindi abbiamo iniziato a lavorare su quello che sono le rune Futhark, quindi l'alfabeto antico, cercando di tenere anche i significati senza andare troppo a scardinare, diciamo, il concetto di rune, e poi abbiamo iniziato a studiare e vedere che sistemi ci potevano dare quello che stavamo cercando, quindi qualcosa di semplice, diretto, veloce, ma anche che desse molto spazio alla creatività. Così abbiamo continuato un po' a sperimentare. Il nome in pratica è nato in una maniera molto semplice, ovvero a un certo punto ci siamo ritrovati a dire: ok, sì, ma con che nome lo presentiamo questo gioco? La mia primissima idea era Rune Route, che più o meno il significato è simile, però era troppo macchinoso, insomma. E poi ho iniziato a usare Runaway come nome provvisorio, ma è piaciuto subito, quindi l'abbiamo tenuto. Sì, ricordo che hai creato un gruppo di WhatsApp dal nulla per stare dietro appunto alla creazione del progetto, sì. E si chiamava tipo Runaway Headquarter. Sì, esatto. E io senza farmi domande ho detto va bene, ok, onesto. Beh, noi abbiamo la Quick Start che avevamo acquistato ai tempi al Bologna Play di 2 anni fa. Mi ero fatta comprare dei colori, io sono passata davanti allo stand di Mana Project e ho detto c'è questa cosa super colorata, e mi ricordo c'era Marta che allo stand mi fa: guarda, se venivi 10 minuti prima c'era il disegnatore, e io mi sono messa e ho detto no,
No, perché avevo visto i disegni, erano stupendi. Sì, appunto, poi da lì avevamo scritto che avevamo acquistato il manuale, che ci era piaciuto un sacco, e poi da lì è partito tutto il fatto che ci siamo sentiti, abbiamo fatto una giocata che potete trovare all'interno del canale YouTube, dove invece delle cam abbiamo utilizzato gli artwork perché sono stupendi, non potevamo non fare in quella maniera. Tra parentesi, la mia immagine di Discord è ancora quell'avatar. Wow. Non l'ho mai cambiato. E quindi poi pian piano ci siamo conosciuti ed è stato molto bello. Poi vabbè, ci siamo visti di persona a Lucca Comics, però c'ero solo io purtroppo. No, ci siamo incontrati anche al Bologna Play e ci avete salvato Sì. con un caffè. Sì, mi hai salvato con un caffè. Ora, la domanda che vi faccio è abbastanza banale, ma penso anche la più importante di tutti. Parlateci di Runeway. Cos'è il gioco? Cosa vuole far vivere? Cosa vuole trasmettere? E anche un po' ovviamente il world building. Beh, Runeway è un gioco di ruolo che parla di viaggio interiore ed esteriore nel bizzarro mondo di Weird, e un po' tutti noi siamo Weirdo, siamo parte del mondo di Weird, perché noi abbiamo fatto questo gioco con l'intenzione di andare a parlare di un tema molto forte al giorno d'oggi, che è il cercare il proprio posto nel mondo e il sentirsi diversi, estranei, e il voler abbandonare il proprio passato per riuscire a trovare una famiglia elettiva e partire all'avventura e capire cosa fare, qual è la fine del viaggio. Il Runeway si può viaggiare assieme al proprio gruppo d'amici, scattare foto dei momenti più belli, mettere la musica che ci emoziona, fare le cose più assurde come creare piogge di caramelle o affrontare enormi papere e però nel frattempo collezionare ricordi, collezionare esperienze e soprattutto rafforzare i legami. Runeway non vuole essere quel gioco in cui tu scappi dalla realtà, ma è un gioco in cui tu rifletti attraverso esso chi sei, chi sono i tuoi amici, quanto può crescere un legame con i tuoi amici, quindi potenziarlo attraverso la sessione, e di conseguenza Runeway vuole crescere assieme ai propri giocatori. Aggiungo anche, oltre a questo tema che ci è molto caro, c'è anche all'interno dell'ambientazione, diciamo, un forte elemento non solo di scoperta di sé, ma anche di ribellione, tanta ecologia che viene affrontata attraverso i tipi di magia che si possono trovare all'interno del mondo, tutti quegli elementi che adesso viviamo tutti i giorni. Appena si apre Instagram si scrolla un secondo e si viene bombardati da notizie terrificanti. Noi le abbiamo volute mettere all'interno del gioco perché questa penso sia una regola del fantasy importante, se non la più importante. Se nel fantasy non si parla dei problemi che ci affliggono tutti i giorni, non si sta scrivendo un buon fantasy, perché appunto, come diceva Chiara, no all'escapismo, sì al processare problemi di tutti i giorni all'interno del gioco di ruolo. E oltre a questo penso che si possa notare anche direttamente dalle art un forte elemento queer, e quindi noi praticamente all'interno delle autorialità siamo tutte persone queer, quindi abbiamo voluto metterlo anche in maniera indiretta, cioè non ci siamo mai fermate a dire però mettiamolo l'elemento queer. È successo perché è una cosa che fa talmente tanto parte delle nostre vite che era inevitabile venisse fuori. Aggiungo anche una parentesi sulle rune. E le rune abbiamo scelto di usarle al posto dei dadi in quanto le rune hanno già un loro significato narrativo, quindi noi possiamo utilizzare le rune per raccontare qualcosa già intrinsecamente a quello che è lo strumento. Abbiamo pensato anche, visto che noi abbiamo reference che possono essere Adventure Time, Steven Universe, tutto il cartoon americano di un certo tipo che è stata la nostra infanzia, che fosse bello andare a rappresentare l'esoterismo attraverso le rune. Banalmente le rune sono utilizzate anche in Adventure Time, ad esempio, anche diegeticamente, quindi come linguaggio del mondo di Weird, quindi non solo come strumento nostro di gioco, ma come parte del world building e universo, quindi qualcosa che non è come il dado che i personaggi non usano durante l'avventura, ma invece i nostri rune drifter
le usano, divinano, leggono il futuro, le usano per utilizzare la magia e quindi è qualcosa che unisce il giocatore al personaggio. Allora ragazzi, facciamo una piccola pausa veloce. Giusto il momento per dirvi una cosa importantissima. Grazie davvero per essere qui con noi in questa sessione. E per tutto il supporto che ci date ogni volta, questo significa tantissimo per noi. Se ancora non lo fate, ricordate di seguirci. Questo è il modo più semplice per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E se invece volete darci una mano in più, abbiamo aperto un Patreon con 2 tier super accessibili. Il primo tagliere è di 1,50 €. Non sblocca contenuti extra particolari, ma alla fine vi ringrazieremo in ognuno dei nostri video. È proprio il vi offro un caffè per farci andare avanti in quello che è il nostro progetto. Il secondo tier invece è da 2,50 € e oltre a tutto quello del primo tier riceverete anche 2 artwork illustrati da me ogni mese e 2 token abbinati. Ovviamente trovate il link qui sotto in descrizione. E adesso riprendiamo da dove eravamo rimasti. C'è stato un momento magari quando vi siete resi conto che c'erano tutta questa mole di informazioni, di scritture in cui vi siete fermati e avete magari pensato che poteva essere un fumetto, una graphic novel, oppure eravate sempre proprio fin dall'inizio puntati deve essere un GDR e non avete mai contemplato tipo questa eventualità? Il gioco di ruolo è sempre stata una nostra passione, cioè da quando eravamo al liceo. Io Chiara l'ho conosciuta tramite Dungeons and Dragons, quindi no, è partito come gioco di ruolo perché volevamo fare un gioco di ruolo, ma delle due abbiamo pensato dopo che poteva anche magari essere un fumetto graphic novel. Per ora ci stiamo concentrando sul gioco di ruolo, però è un progetto che effettivamente si presta come altri media, possono essere il fumetto, nei nostri sogni più irrealizzabili, serie animata, videogioco, insomma, a noi piace sognare, diciamo. Sì, aggiungo anche che abbiamo subito pensato al gioco di ruolo perché volevamo giocare quel mondo, quindi volevamo proprio far vivere i disegni nelle nostre fantasie. La domanda invece che voglio farvi io è il percorso che avete fatto per appunto aprire il Kickstarter. Se avete consigli per chi vuole aprirlo, curiosità. Penso che non è semplicemente vogliamo fare il gioco, prendiamo il gioco, mettiamolo su Kickstarter. Prima cosa da fare è cercare se è il proprio progetto, tra l'altro, quindi ci si tiene particolarmente, bisogna intanto analizzare i punti forti, diciamo, dal punto di vista del marketing, e quindi andare ad immaginare su cosa giocare per venderlo, perché di fatto al di là del crearlo purtroppo bisogna trovare il modo di vendere il proprio gioco. Noi ci siamo appoggiati a Mana Project, che ha fatto già tanti altri Kickstarter e aveva una grande esperienza su questo. Abbiamo assieme fatto la campagna Kickstarter, io tuttora ho scritto la landing page, c'è mia sorella Arianna che l'ha messa in grafica, io seguo tutte le ADV che vi compaiono probabilmente rompendovi le scatole tutto il giorno. Bisogna intanto ovviamente capire che budget si può utilizzare, poi bisogna appunto andare a vedere quali si chiamano selling point al progetto e cercare di farli visualizzare al meglio dal pubblico, capire anche assieme alla casa editrice oppure chi non ce l'ha da soli come fare i pledge, quindi cosa integrare dentro, e andare anche a scegliere i tipi di stretch goal, quindi andare a trovare delle cose che possono interessare il pubblico ma fattibili. Quindi sempre l'aspetto di contrasto tra sogno e fattibilità. Noi ovviamente abbiamo sempre sognato di fare un sacco di cose, tra miniature, magliette, peluche, qualsiasi cosa. Volevamo vendere anche i braccialetti, quelli da festa che fluorescenti, solo che ovviamente ci hanno detto tutto bellissimo, però se quel braccialetto esplode dentro la box rovini tipo tutto il contenuto. Sì. Oltre a Runway ci sono altri progetti alla quale state pensando, espansioni che non siete riusciti a mettere all'interno del Kickstarter, roba che avete accantonato ma che forse potrebbe ora avere un senso dato che comunque il progetto ha preso il via? È una gran bella domanda e noi sicuramente siamo molto creativi e abbiamo sempre tante
idee, quindi abbiamo sempre pensato anche banalmente di integrare con contenuti gratuiti il progetto, quindi seguirlo anche successivamente. Diciamo che non c'è nulla che non abbiamo integrato ora, perché come ha sempre anche detto Mana Project, se vengono delle belle idee conviene usarle, cioè non conviene mai tenersi in serbo delle idee per un domani ipotetico, ma impegnarsi al massimo per fare il progetto come deve essere. Per quanto riguarda in realtà progetti in parallelo, sì, ci sono, molto diversi da Runway, e non so però quanto Francesco mi uccida se ne parlo, quindi lascerò parlare Francesco. La verità è che siamo in fase ancora troppo preliminare di questi altri progetti per poterne parlare seriamente, però una cosa che posso aggiungere: il progetto doveva nascere come un libro solo, poi scrivendo ci siamo resi conto che allo stato attuale erano tipo 750 pagine. Un fumetto, una brochure. Quindi abbiamo detto, e abbiamo anche tagliato molte cose e quindi abbiamo fatto 2 libri, 2 manuali, quindi sì, c'erano cose che volevamo implementare, ma forse diventava un po' eccessivo. Cos'è che ha ispirato? Se c'è magari un soggetto in particolare, magari Francesco nei tuoi studi di art designer, se c'è stato magari un pilastro artistico nella tua vita, o nel caso di Chiara qualche pilastro scrittoreo o appunto cartone animato come avete appena citato, Steven Universe o Adventure Time. Dato che è un progetto che è partito dalle art alla fine, io ho avuto un percorso abbastanza particolare artistico, ovvero all'inizio, appunto come ho anticipato, facevo fumetto, poi l'ho abbandonato perché non era cosa mia e sono passato all'illustrazione, ma facevo fino a 3 anni fa illustrazione pittorica stile Magic the Gathering, quindi non c'entrava tanto con Runway all'epoca. E Runway è nato proprio nel momento in cui il mio stile artistico ha fatto click ed è passato da quel grimdark pittorico cupo a questo, che è quasi l'opposto totalmente. Questo perché ho iniziato ad attingere a quella che è stata la nostra infanzia, che sono cartoon americani, Avatar della Airbender, la mia serie preferita di tutti i tempi, tutto quello che la concept art mi ha portato, perché ho cambiato stile nel momento in cui ho iniziato a studiare effettivamente la concept art, quindi videogioco e l'animazione. Anch'io sono sempre stata appassionata di cartoni, tanto che ci ho fatto la tesi di laurea sopra, e quindi ci ho ragionato tanto e sono andata molto ad analizzarli dal lato cinematografico. Un'altra grande reference è The Owl House della Disney, che appunto si può rivedere anche molto nel nostro modo di fare weird, quindi un po' di parallelismi con le isole bollenti che sono il mondo di Owl House. Per quanto riguarda in realtà i libri, io ho sempre letto tantissimo, mi piace tantissimo il fantasy, sono nella setta di Brandon Sanderson, sono un enorme amante, da quello che si può vedere dalle 1000 edizioni deluxe che ho sue. Ho appena spaventato a morte un gatto. In realtà forse ci siamo ispirati proprio ai giochi di ruolo, nel senso abbiamo studiato tantissimo, le reference sono comunque quelle di Wild Sea, Wonder Home, sistemi tipo Blades in the Dark, sistemi quindi che hanno da una parte gli orologi, quindi risoluzioni che ci piacevano molto dal punto di vista delle azioni, così come una componente narrativa forte, maps making e tutto quel mondo di parte di world building assieme al tavolo, per poi andare a capire noi cosa volevamo fare e andando a fare ovviamente qualcosa di diverso, cercando di fare qualcosa che nessuno ancora aveva mai fatto, nonostante sia super difficile. Perché comunque è facile prendere ispirazione dalla quinta edizione, cioè nel senso, va bene, poi ognuno dà la propria versione, però sicuramente sarebbe stato più facile con l'SRD a portata di mano, ma facendo qualcosa di completamente diverso che sicuramente vi porta un sacco di
onore nel mondo del gioco di ruolo, che comunque ci tengo anche a farvi i complimenti, perché penso che anche lo sappiate, noi italiani siamo a quanto pare considerati anche i migliori nel fare i giochi di ruolo, tra cui ci sono stati tantissimi, hanno fatto enorme successo, e anche voi comunque siete riusciti molto velocemente a raggiungere il goal. Anzi, se volete fare voi un piccolo reminder per chi ci sta ascoltando. Sì, ci sono ancora gli ultimi giorni per poter pledgiare il Kickstarter, e ovviamente ci sarà anche una fase di late pledge per chi vuole approcciare successivamente il gioco. Bene, io penso che abbiamo detto tutto. Non so se sto dimenticando qualcosa, anche... No, io ho fatto tutte le domande che ho scritto. Se per i nostri ospiti c'è qualcosa che abbiamo dimenticato, non abbiate problemi a dirlo, se no andiamo nei saluti. Dimenticato no, io ci tengo sempre a dirlo in aggiunta, che noi abbiamo sempre pensato a Runeway come un gioco che il nostro gruppo voleva vedere sul proprio scaffale e giocare. Cioè, a noi non è mai interessato di fare soldi o trovare il modo migliore di vendere il proprio gioco con concept semplici o rendendoci la vita facile. Anzi, Francesco sta lavorando ossessivamente per fare milioni di art, e noi appunto siamo sempre in movimento a fare contenuti gratuiti. Appunto nel Kickstarter stiamo mettendo la masterless mod, la solo mod, tutte modalità che noi pensiamo possano valorizzare il gioco. Di conseguenza quello che ci tengo a dire è un consiglio anche per chi ci ascolterà: se c'è la passione di fare un progetto che si vuole giocare, è sempre bello crederci. Diciamo, prendere il proprio progetto, provarci, e alla peggio comunque si è passato del tempo a far qualcosa in cui si crede, e di conseguenza, ed è una grande parte del progetto. Cioè, noi siamo già super contenti di dove siamo arrivati, anche solo il potendo creare mano a mano lo starter o cercando le case editrici. È stato super emozionante quel momento delle nostre vite in cui non sapevamo chi volesse o non volesse parlare con noi, conoscere un sacco di gente. Quindi tutto il processo è stato, non dico un gioco perché è stato difficile ovviamente, però è stata una bellissima esperienza. Quindi io consiglio a tutti, se c'è anche la flebile volontà, di continuare a lavorarci sopra senza demordere, poi si vedrà. Bene, noi da parte nostra comunque, cioè io almeno parlo per me, è stato molto bello fare da narratore all'interno di quello che è stato il gioco. Mi ha emozionato tanto iniziare e sapere di non aver finito, anche se quella che abbiamo giocato è stata solo una one shot. Era bella la sensazione di poter continuare questo viaggio e che non sapevi mai cosa sarebbe successo da una tappa all'altra, proprio come fare un vero e proprio viaggio. La sensazione che ho avuto è stata unica, fuori sicuramente da quello che è giocare un Dungeons and Dragons, Tales from the Loop. È stato proprio un giocare qualcosa che non capita spesso, e secondo me è una cosa che dovrebbero giocare ogni tavolo, soprattutto per spezzare il ritmo anche delle campagne lunghe, per riscoprire quello che è l'amore di qualcosa di semplice, cioè di non banale, ma che comunque ti lascia qualcosa, come appunto era Dungeons and Dragons quando giocavamo, che conoscevamo tipo 10 pagine o le prime cose, che era quell'esplorazione di un mondo di cui noi non sapevamo completamente nulla. È anche un ottimo intramezzo e un ottimo inizio, secondo me, per un party nuovo che magari tra di loro non si conoscono, quindi fargli iniziare questo viaggio e metterli in condizioni di conoscersi. Quindi non solo conoscersi come player, è molto profondo, quindi conoscersi anche proprio come persone, come umani, ed è molto bello da utilizzare come intramezzo per lo stesso identico motivo. Spesso e volentieri le persone che passano tanto tempo insieme, che quindi percorrono questo viaggio magari all'interno di una campagna un po' più lunga, iniziano a cadere nell'abitudine dell'aversi accanto. Runeway ti fa riscoprire, ti fa girare intorno a questa abitudine e ti fa vedere tutto quello che purtroppo, ripetizione, per abitudine non eri
più capace di osservare. Runeway ti dà questa spinta, questo respiro a pieni polmoni e ti fa riconoscere di nuovo tutte le persone che avevi al tavolo e te le fa vedere in una maniera molto più profonda, molto diversa. Io sono super contento che abbiate detto queste cose, perché è esattamente quello che volevamo trasmettere, e lo vediamo tutte le volte che lo portiamo anche in fiera, giocato da sconosciuti totalmente. La dinamica principale che riesce a fare questa cosa, e sono molto contento che siamo arrivate a questa soluzione, la regola è la dinamica dei legami, che ti porta davvero a entrare in relazione per forza di cose con gli altri giocatori. Quindi davvero bellissime parole che avete detto. Io non posso far altro che ringraziarvi comunque, perché voi avete vissuto anche un po' l'inizio del progetto con noi, in realtà, cioè lo conoscete da veramente gli albori e siete stati un sacco carini da sempre a crederci assieme a noi, quindi siete i nostri più grandi giocatori, anche perché appunto la vostra giocata ci è piaciuta un sacco, quindi ci fa veramente piacere sentire che a voi ha dato queste cose, perché era esattamente, come dice Francesco, ciò che volevamo trasmettere. Vi ringrazio per essere stati qua. Questa appunto è stata la prima volta in cui presentiamo l'Eventose Show, questo appunto show dove presentiamo tutte le figure e parliamo un po' di quello che è il mondo del gioco di ruolo con chi gioca di ruolo o anche con chi crea i giochi di ruolo. Quindi vi ringraziamo ancora un'ultima volta per essere stati qua con noi, speriamo di riavervi ancora, vi auguriamo una buonissima fortuna con Runeway, che comunque non c'è troppo bisogno perché già siete arrivati al 500%, quindi siete on point, però grazie, veramente mi dite grazie. tantissime cose, bravissimi. Grazie mille.